Italy has become the first G7 country to join China's $1 trillion Belt and Road Initiative. The news has been met with quite a lot of controversy, but Finance Minister Giovanni Tria believes that it's all just a political game. Ultima domanda, volevo chiederle della Cina, quindi parliamo di investitori stranieri non solo a livello di debito pubblico ma anche a livello di altri tipi di investimenti. Quindi l'Italia ha tratto grande diciamo, sorpresa soprattutto all'interno dell'Europa nel firmare un accordo con la Cina per cui l'Italia diventa il primo paese dei G7 a unirsi alla nuova via della seta. È giustificato queste critiche considerando il fatto che comunque gli investimenti della Cina e questo programma della nuova via della seta che vale più di 1.000 miliardi di dollari, che include 80 paesi, 2000 progetti, eccetera, ha anche portato con sé vari dubbi sulla trasparenza degli investimenti, ha portato vari paesi chiaramente molto diversi dall'Italia come il Pakistan e altri a dover rivedere gli accordi appunto con la Cina. Ma io sono abbastanza sorpreso di questa reazione alla decisione italiana di firmare questo memorandum of understanding, perché si tratta di appunto di un'intesa molto generale, quindi si riconosce l'importanza di questo grande programma di investimenti di connessione tra Europa e Asia, passando anche attraverso la via marittima per l'Africa. E di per sé è un programma più che un progetto. È composto di tanti poi progetti che si faranno su queste connessioni che sono infrastrutture di vario tipo, tecnologiche, infrastrutture di trasporti, ma poi bisogna andare a guardare quali sono i progetti effettivamente finanziati su cui si fanno gli accordi veri, diciamo gli investimenti. Non è preoccupato la mia sorpresa è che in questo memorandum of understanding che diciamo appunto, si approva questo quadro, è un'intesa di cooperazione nei vari settori. Ma una cosa è intesa di cooperazione, una cosa è da giudicare quali saranno, in che cosa si concretizzeranno queste intese di cooperazione su un programma che dovrà essere di vantaggio per tutta l'Asia, l'Asia centrale e l'Europa e si spera per tutto il mondo. Non è preoccupato della Cina come investitore a livello di trasparenza? Innanzitutto voglio dire che gli altri paesi europei che si sono stupiti hanno partecipato di fatto alla via della seta molto di più dell'Italia. Tra cui? Insomma, la grande via della seta terrestre intanto arriva nel centro della Germania, arriva a Duisburg. Gli investimenti sui porti sono stati fatti non in Italia finora, ma sia non solo in Grecia, ma anche a Amsterdam, eccetera. Allora, diciamo che c'è una competizione tra i paesi europei per la partecipazione al grande programma della Via della Seta e questa strana reazione secondo me è dovuta più a un problema di competizione che altro, perché l'Italia in fondo ha partecipato finora meno di altri a questo programma, quindi non lo vedo. La preoccupazione che lei poneva, io non vedo queste preoccupazioni, innanzitutto stiamo parlando che la Via della Seta implica investimenti appunto di connessione e che quindi riguarda tanti paesi e quindi non tanto investimenti in Italia, a meno che ci sia una partecipazione a delle infrastrutture italiane. Ma quando noi parliamo per esempio di porti italiani che sono il naturale punto d'arrivo della Via della Seta marittima, non stiamo parlando che questi porti debbano essere diciamo, resi più forti con investimenti cinesi. Forse, ma possono essere investimenti italiani o investimenti europei o investimenti americani. Sono due cose separate, dire che i porti italiani saranno il punto d'arrivo e non solo Amsterdam, ma dei traffici commerciali, e altra dire chi farà gli investimenti e soprattutto quali sono gli accordi rispetto agli investimenti. Io penso che la Via della Seta implica investimenti congiunti in vari paesi
paesi terzi, non in Italia, e i dubbi che vengono sollevati sul piano internazionale su questi investimenti che creano un debito difficile da ripagare riguarda i paesi a basso reddito, i paesi in via di sviluppo, non riguardano l'Italia, non riguardano la Francia, non riguardano la Germania. Diciamo, l'Italia è un paese aperto agli investimenti stranieri e quindi i cinesi sono, come si dice, saranno accolti molto favorevolmente come quelli americani e come quelli degli altri paesi. Ovviamente si guarda a qual tipo di investimenti, ovviamente. C'è una preoccupazione nota sulle tecnologie, ma lì noi abbiamo delle leggi che abbiamo ulteriormente rafforzato di controllo sulle tecnologie quando queste tecnologie sono connesse alla sicurezza nazionale. E le leggi italiane sono più forti di quelle di altri paesi europei.